Graffe con le patate nell'impasto. Delle graffe soffici come una nuvola, come puoi vedere, e asciutte all'interno e vuote, irresistibili anche queste. Me le avevate chieste in tanti e non potevo non farle, quindi mettiamoci all'opera, prepariamole insieme. Iniziamo. 250 g di patate pesate con la buccia. Io le faccio cuocere già pelate, così faccio prima, le faccio già a pezzetti, le lavo e le faccio a cubetti. Più piccole le taglieremo e sarà veloce la cottura. Quindi acqua fredda a coprire, andiamo in cottura. Prepariamo il lievitino, i 50 ml di acqua che servivano per la ricetta, i 10 g di lievito, 8-10 g. E aggiungo parte della farina in totale, che sarebbero 300 g. Quindi aggiungo metto ancora, lasciamo crescere, deve almeno raddoppiare. A dopo, mettiamo al sole. Intanto le patate sono cotte e le schiaccio. Il resto della farina già setacciata, puoi lavorare in ciotola tranquillamente, le patate tiepide, il lievitino che come vedi è cresciuto, è raddoppiato, più che raddoppiato direi. Tuggo la scorza di un limone biologico, solo la parte gialla. 2 cucchiai di zucchero, allarghiamo, un uovo che sbatto leggermente e lavoriamo. Come tutti gli impasti, puoi impastare in planetaria. Ora che è quasi pronto, aggiungo un cucchiaio di olio, in questo caso di oliva extravergine, ma va bene sia di oliva extravergine oppure di semi. Liquore giallo tipo strega. E finiamo di impastare. Se serve per la lavorazione, metti un po' di farina. E lascio crescere fino al raddoppio almeno, un paio d'ore circa, poi dipende. Se lo tieni nel forno con la luce accesa ci vorrà di meno. A dopo, metto al sole. Trascorso il tempo è cresciutissima, quindi la mettiamo sul piano con poca farina e larghiamo leggermente senza far perdere la crescita. Deve rimanere ad uno spessore di circa 1 centimetro, centimetro e mezzo, così. Coppa pasta di 10 centimetri. Io le faccio belle grandi, ma potete farle anche più piccoline.
Naturalmente gli scarti non sono scarti, verranno rimpastati, fatti ricrescere e poi riutilizzati. Li mettiamo al sole anche questi. C'è, lo sfruttiamo. Dopo tanto maltempo il sole è sempre piacevole. Quindi facciamo il buchino centrale con questo è un beccuccio da sac à poche da 3 cm, ma questi bottoncini non li buttiamo, Poi vi farò vedere a fine video che cosa ne farò. Naturalmente puoi usare qualsiasi tipo di tampo per fare la forma, nel senso un bicchiere, un tappo, qualsiasi cosa. E li adagio sulla carta forno con farina sotto per non farli attaccare, per farli crescere. Questo era l'impasto avanzato, che ne ho coppato un altro ed è rimasto il contorno e l'ho fatto intrecciato, così vi faccio vedere come viene intrecciata la graffa, viene carina. E lasciamo crescere per almeno un'ora. Intanto avevo messo l'olio di semi di arachide a temperatura, ecco, vedi come sono cresciuti. Faccio la prova con un bottoncino per vedere se l'olio è buono e li adagio. Non deve essere olio bollente, deve essere a 160, massimo 170, proprio esageratamente, quindi una cottura dolce, che devono avere il tempo di cuocersi bene all'interno e non bruciare all'esterno, visto che c'è qui in questo caso c'è poco zucchero nell'impasto, ma comunque coloreranno prima. Quindi li giriamo spesso e teniamo medio bassa, piuttosto bassa la fiamma. Appena colorano da un lato li giriamo, quindi stiamo attenti, giriamoli spesso. Non dobbiamo distrarci in questa fase, mi raccomando. Ecco, direi che sono belli leggeri, anche il colore è ottimo, con la classica riga centrale. E li friggiamo tutti. Come vedi, con l'olio a temperatura giusta l'olio rimane quasi chiaro, cioè praticamente chiaro, come se non fosse stato sfruttato, quindi non fa male questo tipo di frittura fatta in casa, ogni tanto va bene. Faccio vedere giusto un anticipo di come sono soffici, proprio una nuvola. Friggo anche quella intrecciata e i bottoncini. Preparo lo zucchero, che in questo caso è semolato, quello più sottile, però quello fine lo preferisco, e li passo nello zucchero. Vedi? È una polvere. Puoi anche mischiare il zucchero semolato, se non è questo fine, con un po' di zucchero a velo. Beh, spettacolari, leggerissime, e guarda, ritornano subito, anche premendole ritornano al loro posto. Quindi questa è una garanzia di cottura perfetta, di crescita perfetta soprattutto, e quindi dentro sono leggeri. L'importante è farli crescere, soprattutto dopo che avete dato la forma, mi raccomando, devono essere belli cresciuti, in quel caso si cuoceranno perfettamente, come per i bomboloni, che hanno avuto un successone. Se l'avete perso, vi lascio il link sotto in descrizione nel primo commento, oppure vi appare adesso sopra il video. Mi direte, hai la mania di fare le cose grandi, XXL. Ebbene sì, è vero, perché c'è un motivo, perché vengono più soffici, più buone all'interno. Fidatevi. È meglio dividerla a metà e non farle piccoli. Adesso non parlo, guardate. È incredibile. E come si fa a non mangiarle? Non li fate, Sono troppo buoni. Poi non ve la prendete con me se ne mangiate troppi, Sono
Sono buonissimi da mangiare semplici, ma anche serviti con della crema pasticcera, in questo caso al limone, visto che ne avevo tanti di limoni da usare, quindi ho preferito fare una bella crema al limone che sgrassa un po', e quindi ho adagiato i bottoncini, che sono dei mini bomboloni e ci sta benissimo. Mannaggia, dovrò cambiare tipo di ricette, non devono piacermi. Grazie come sempre per la visione fino alla fine e grazie per i commenti meravigliosi, siete fantastici. Alla prossima, ciao ciao.